Abbiamo iniziato questa sessione per Valeria. Ciao Monica. Ciao Lucio, ciao Valeria, ciao a tutti. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. La vedo così com'è lei, con in braccio un gattino. Questo gattino al momento mi si presenta bianco e nero e mi fa vedere alle sue spalle una borgatina di montagna. Cioè? Una dei suoi possibili desideri di vita futura. Una condizione in cui lei potrebbe stare bene, essere felice. In montagna. In mezzo alla natura, soprattutto, in primis, in mezzo ai gatti. Allora, stare abbastanza da sola, ma comunque con dei potenziali contatti, non immersa però nella folla. Ok. Ti dà l'autorizzazione, Valeria? Sì, me lo fa dare con la zampina del gatto, muove la zampina del gatto. Ok, vibrazione. 16 miliardi, Consapevolezza. 131%, PSPE. PS 48%, 52 PE. Vite precedenti. 2550. Cervello. 6. Ok. Interferenze eteriche. Un leone, tipo una poiana, un falconiforme. Mhm. Vedo robe del passato, quindi mi appaiono in grigio, diciamo così, no? Mentre Mhm. questi li vedo colorati. In grigio, sì, l'accenno che lei aveva fatto è corretto, Satana e Elohim. Ritornando al presente, Zeus. Sì, così. ETL. 2 DL. Entità mentali. Allora, al presente io vedo una sola entità mentale che oscilla tra il livello 2 e il livello 3 e mi viene identificata con la parola glutine. Questo senso di invischiamento che lei ha rispetto a più situazioni. Si sente come, sai, no? Dentro questa colla invischiata in alcune situazioni in cui non sa bene come uscirne. Che livello è questo? 2/3 dipende dai Mm. momenti, dipende dalle questioni. Mhm. Poi? Del presente io vedo questa. Del passato ho visto una che era al livello 5, ma mh, allora mi ha fatto vedere che era partita con il livello 7 ed è andata al livello 5, attualmente non c'è più ed era fagocitamento. L'hanno fatta sentire proprio fagocitata, ingoiata da una situazione che è nata nel periodo della sua adolescenza in cui lei aveva fatto più sedute spiritiche e, e le aveva poi creato delle successive ripercussioni anche durante la sua gravidanza. Quindi ingoiata da questa situazione, che vedo una situazione molto intricata che sta sotto queste sedute spiritiche. Mm. Poi?
2 e 5, quindi passato presente uguale, tanto se hanno a che fare con la vita di Valeria vanno bene. Questo. Ok, impianti. In pianti mi alza i capelli e mi fa vedere zona cervicale e zona dorsale. A cosa servono? Ma vedo intanto che le danno un po' di affaticamento in queste zone, per cui le potrebbe proprio avvertire dei dolori, mi fa vedere anche al collo, tensione alle spalle, e sono legati anche a questo suo carico di vita. Lei si sente di essersi accollata a tante situazioni per l'inettitudine di altri. Mhm. Dunque, poi mi ha mostrato il palmo della mano sinistra Mhm. e il ginocchio a tutte e due più sinistro però. Io vedo questi. E vedo, sai che cosa? Anche una specie di fascia tipo da tennista, sai quella tergisudore sulla fronte? Mhm. Quello però è un impianto mentale. Ok. Causa esoterica del non andare in ipnosi. L'impianto mentale incide molto perché non la fa andare in profondità, quindi la fa rimanere in superficie, la fa rimanere nel ritmo delle onde cerebrali beta, che sono quelle che si attuano nella vita normale, no? Durante la veglia, Mhm. quindi non le consente di andare più in profondità. Io direi che grosso modo è questo impianto mentale, e togliendolo io vedo che lei può farcela. Andiamo nel 1980 più o meno. In quel periodo lei si diletta da ragazza con alcuni amici, tra cui la cugina, in svariate una ventina di sedute spiritiche con la tavoletta Ouija. Già detto, già fatto, lo rivediamo. Cosa succede? Arriva Satana, arriva tanta roba probabilmente. Diamo Non un'occhiata. so, Mm, mi permetto di dire una cosa che ho visto. vai. Eh, Erano gli anni '80 ed era l'anno del rapimento di una ragazza presso il Vaticano. Mhm. Si può dire? Sì, dillo, chi se ne frega. Sì. Emanuela Orlandi. Mhm, È stata rapita, mi sembra, nell'83. mhm, Ehm, io vedo che quelli erano gli anni in cui mh, si attuava una certa modalità per carpire ragazzi adolescenti, perché in quel momento una certa elite voleva questo, mhm, aveva bisogno maggiormente di adolescenti o preadolescenti, perché c'erano comunque dei progetti anche legati ehm, a delle nascite, quindi ragazze giovani, fertili, che potessero rimanere incinte mhm. e generare vari bambini. Cosa c'entra questo con le tante sedute spiritiche di Valeria? È come se dalla zona intorno al Vaticano, per un cerchio molto ampio, lei ovviamente non è di quella regione, ok? Ma vedo questo cerchio di energia che si diffonde anche in tutte le regioni circostanti e che è una sorta di manipolazione di sudditanza rispetto agli adolescenti, che è come se venissero potenzialmente agganciati e spinti a prendere contatti con il secondo universo in varie modalità.
Quindi ad alcune è proprio toccata una sorte molto brutta, come quella del rapimento, e ad altri vedo che sono toccate delle sorti di minore entità, ma comunque un modo per entrare nelle grazie del secondo universo, per dare energia al secondo universo. E di questo Quello che è gruppo di capitato cui al suo gruppo, sì. Valeria non ricorda più nulla, di questo gruppo c'è qualcuno che ci è rimasto sotto, lei non lo sa. Allora, vedo che loro sono stati aiutati molto dal fatto di non vivere in una grande città. Questo ha fatto sì che tutto sommato le loro frequenze, grazie alla presenza positiva della natura, non andassero troppo in basso. Questo infatti ha fatto sì che nessuno di loro facesse una brutta fine. Però, per come ho visto io, ci sono alcuni che hanno vissuto dei momenti di depressione molto forte. E soprattutto vedo che in alcune fasi della loro vita è venuta fuori una forte aggressività, una forte rabbia. Quindi comunque l'interferenza si è fatta in ogni caso sentire. Satana c'è? Sì, sì, sì. Satana c'era. E adesso c'è? Chiamiamolo. Allora, non c'è attualmente nella vita di Valeria. C'è stato, quindi è come se ci C'è fosse. stato. Sì, Chiamiamolo. sì, c'è stato. Che il grigetto diventi colorato, vediamo come si presenta. Io sono veramente stufo di Satana. Se ne può più. Ma lui non hai paura? No, sono stufo. Diverso. Ma Satana mi Chiediglielo. dice, Mm. in quel momento io lavoravo con Moloch, eravamo d'accordo di organizzarci così. A quei tempi era così. E adesso? Non te lo vengo a dire adesso come siamo organizzati, perché Devi, stiamo già faticando. sei obbligato. È come se nel corso degli anni, in base ovviamente anche agli eventi storici, in base all'energia del pianeta, in base a una serie di cose, avessero avuto un'importanza differente. È come se adesso fosse più in primo piano forse la figura di Moloch e meno quella di Satana. A quei tempi invece era il contrario. Mm. C'era molto più catalizzato intorno a Satana, agli esorcismi, alle possessioni demoniache. Ok, andiamo a quella volta in cui il bicchierino si è messo è iniziato a muoversi velocemente, si è strappata alla tavoletta, insomma è successo un casino. Sì, lì vedo proprio un intervento diretto da parte di Satana, tra l'altro molto divertito, perché vedeva i ragazzi chiaramente che mano a mano erano sempre più spaventati, perché partivano con un'idea di gioco, di spezzare la noia. E poi ovviamente ha visto crescere in loro il panico e il terrore e questo lo faceva molto divertire. Ho visto proprio che dava un morso alla tavola aurigia, producendone poi la spaccatura. Va bene, cinema, sorella gemella, sorella non gemella, nipoti, figlio. Il figlio è un po' così, sbuffa un po', è un po' così un atteggiamento da ragazzo, magari non del tutto maturo, che ha ancora bisogno un po' per crescere, ecco. Mm. Che è come se fosse chiamato
a svolgere dei compiti che ancora lui non si sente di svolgere perché si sente ancora ragazzino, vorrebbe ancora un po' intrattenersi nel gioco, nelle amicizie, non c'ha testa. Vuole venire Mi nel dice, cinema o no? sì, sì, nel cinema ci vengo. Va bene. Gemella. Verde arriva, verde un Vesti- po' tipo dalla rabbia, un po'. Ah, Però arriva, eh. sorella non gemella. Sto passo con i pugni, cammina, stai stringendo forti i pugni. Più tranquilla, la sorella non gemella, un po' più rilassata, direi. Mhm, Ma non si siede neanche poi così vicino alla sorella, a questa gemella. mhm. Dove si siede? Si siede a 2 posti di distanza da lei. Perché? Credo che non abbia un carattere così facile quest'altra, che è la gemella di Valeria. Figlio, scusa, nipoti. Sì, prima fila, sì. Ok, ma vogliamo Suo chiamare figlio che... sta appoggiando i piedi, sai, sullo schienale di una sedia. Mhm. Perché? Il cinema è mio, perché fa questa cosa? Ma di mancanza di rispetto. Allora, è venuto qui a imparare o è venuto qui a fare il bulletto? No, non è per il bulletto, è che è stanco, mi dice, ha bisogno di rilassarsi, è stanco. Però Ok, non è bulletto, tira giù no. i piedi o se ne va? Tirati giù, si è Mm, messo seduto composto. ok, il cinema è gratis e si fa quello che si vuole, no. Si viene qui per imparare, è un posto dove viene una PS, viene seriamente con rispetto ed educazione, se no se ne vanno. Chiede scusa. Mm, bene. Ma non c'è molto altro da vedere. Gli impianti li abbiamo visti, le entità le abbiamo viste. Lei si oppone al Cinivac. Controlliamo la casa dove lei vive. Allora, la casa è recentissima, la vedo fondamentalmente neutra. Ehm, La casa vecchia della madre. la casa della meno, Ci sono meno, interferenze. sì, va bene, alcune sono proprio le interferenze della madre. Vedo un paio di disincarnati. Forse qua è che erano state fatte le sedute spiritiche. Perché ho visto No, che si era no, no. proprio. E Sembra però di no. aspetta, e allora aspetta, se li è portati dietro. Perché Ah, vedo questi 2 disincarnati che mi dicono che sono dell'epoca delle sedute spiritiche. E allora se li è portati appresso. mhm. Perché loro mi dicono che sono di quell'epoca lì. Va bene. E che in una di queste sedute, in cui però non sempre c'è stato Satana nelle sedute, in una, perché lei ne ha fatte molteplici, in Sì. un'altra vedo che proprio c'è stato un richiamo dei disincarnati e qualcuno si è fermato. Con lei più con altre persone anche del gruppo, però con lei vedo che l'hanno seguita, ma non in quest'ultima recente casa. Perché hanno seguito lei e non altri? No, no, anche altri, eh. Sì, Lei sì. di più? No, forse O se lei li è sono anche divisi un leggermente po'? di meno. Sì, Ok. un po' spartiti, lei leggermente meno. Mhm. Va bene, apriamo il Mi fa portale vedere Aura. una invece, un'altra ragazza, che adesso è una donna ovviamente, che se ne è beccati parecchi. È la cugina? Sì, penso di sì, sai? Ah, per questo che loro non si parlano più. Molto turbata lei da queste cose. Vedo che ehm, è stata proprio mentalmente confusa, sovvertita da questa esperienza. Ok, chiamiamo nel cinema tutti quelli delle sedute.
Ok. Che cambiavano, perché ne vedo tanti. Forse non erano amici fissi, conoscenti fissi che parteciparono alle sedute, che ne sono venuti parecchi. Magari hanno partecipato una sola volta. Va bene, apriamo il Ma portale c'è aureo. qualcuno che lo fa ora, mi dice. Sì, bene. Mm. Mm. Apriamo il portale aureo. Allora, per il portale aureo subito viene il papà di Valeria. Prima di andare nel portale aureo vedo proprio che ha le braccia tese verso di lei e la stringe forte. Ci siamo voluti tanto tanto bene. Mi è dispiaciuto tanto separarmi da te. Eri proprio la mia bambina, sei sempre stata la mia bambina. Vuole Proprio lasciare... tanto affetto, tanta tenerezza, sai? Sì? Solo verso di lei Mm. o anche verso la sorella gemella, l'altra sorella, la moglie? Allora, è come se fosse forse la prediletta, lei? Perché ho visto che ha fatto gli occhi gentili Sì, e ha quello sì. salutato tutti, però c'era proprio un rapporto speciale, speciale tra loro due. Vedo che erano proprio anime affini. Ah, Mm. che hanno vissuto anche altre vite insieme? Sì, sì, sì. In qualità di? Mm. Ma me ne fa vedere una molto bella in cui il padre era, ha salvato la vita a lei che era una neonata, che praticamente era stata rifiutata dai genitori, abbandonata e questa era una ragazza, aveva trovata questa bambina e l'aveva tenuta con sé, le aveva salvato la vita. Questa è stata una delle vite più importanti. Digli di lasciare un messaggio in generale, un po' per tutta la famiglia, appunto, gli altri figli, tutti. Mi piacerebbe ci fosse armonia. Mi piacerebbe vedere mia figlia stare bene. E poi dice un'altra cosa, non esistono più gli uomini di una volta. Perché lo dice? Perché sta un po' constatando la differenza tra magari la sua generazione e le altre due successive generazioni. Mm. Quindi sia quella dell'ex marito, sia un po' anche il figlio stesso. Mhm. Gli diamo una Vic. Mm, E lo salutiamo. ok. Gli scompiglia i capelli del nipote. Lo saluta così. Ok. Bravo ragazzo, dice. Quanti sono invece i disincarnati legati a Valeria e alle case, lo stabilimento, quell'altra proprietà di legno, vorrei non dire il nome, Sì. la casa vecchia, la casa nuova, tutte, Mm, più quelle legate all'episodio per quanto riguarda Valeria, agli episodi sedute spiritiche. ne vedo 32. Mhm. In totale sono Tutti 32. insieme, via, portale aureo. Anche nello stabilimento c'era, sì. Ma tutti legati a lei, portati da lei o anche dai clienti? No, anche dai clienti. Ah, Lì c'è un gran movimento e quindi ognuno porta il suo obolo, mm. gentilmente. Ok, andati? Andati Aspetta tutti? che ce n'è uno un po' tenace.
Ok, a posto, andati. Sì. Ok, e chiamiamo tutti quelli di tutte quelle sedute spiritiche. Loro non possiamo obbligarli perché quelli che interferivano con Valeria sono andati, Sì. ma possiamo mostrar loro l'opportunità che stiamo offrendo e vediamo se fanno qualcosa di sensato. Devo dire che quasi tutti accettano il portale aureo. Vedo qualcuno invece particolarmente proprio inconsapevole che ha ancora bisogno di creare disturbo ai viventi. Quindi non va, c'è qualcuno che non va? Mm. Bene, quelli che vanno tornano indietro e convincono quelli che non vanno ad andare. Sì, vedo che stanno convincendo che la loro rabbia si estinguerà all'istante lì dentro, perché sono molto arrabbiati, assetati di vendetta. Vanno tutti? Sì, Bene, alla fine vanno tutti, sì. Sì, chiuso il portale? Chiudiamo il portale? sì, sì, chiudiamolo. Bene, e lo chiudiamo. Ok, causa esoterica del fatto che all'inizio sembrava essere stata costretta al Cinivac e alla fine non l'ha fatto, visto che non è mai stata costretta, nessuno la costringe. Non è legalmente possibile. È un trattamento sanitario che diventa obbligatorio e quindi è illegale. Sì, sì, la sua entità mentale glutine gli ha fatto credere questo, no? Gli ha fatto credere che tanto lei era talmente tanto invischiata nel meccanismo, in un certo tipo di mondo di lavoro, in un certo tipo di società che dovesse. Però la PS ha prevalso e insomma l'ha fatta astenersi da questa decisione, pertanto lei non si è cinivaccata e come ulteriore sigillo di conferma a questa sua scelta corretta le ha fatto vivere tuttora l'esperienza del Covid. Ecco, per confermarle ulteriormente che la scelta è giusta, è quella da mantenere, cioè non cinivaccarsi. Mm. Tra l'altro davanti a noi sta benissimo, quindi boh. Tutto sto bailame per cosa? Boh. Ma gente è morta, va bene. Va bene. Guardiamo un attimo lo stabilimento balneare, come lo vedi, energeticamente parlando. Allora, attualmente è pulito dai disincarnati, però naturalmente vedo che essendoci un grande movimento, ehm, agitazione, diciamo così, no? Tra i clienti, tra i vari dipendenti che nell'alta stagione ovviamente si avvicendano, è chiaro che è soggetto a dei turbamenti. Mhm. Vedo che però Valeria ha la possibilità, anche una volta alla settimana, di fare una pulizia. Può scegliere di ripulire il luogo energeticamente parlando, perché poi lei stessa sente quando si arriva ad un accumulo di energie un po' pesanti. Lei lo sente. Quindi lei sente quando è arrivato il momento di fare pulizia. Ecco, di farlo un pochino prima rispetto a quando sente che il livello è tanto alto. Chalet, controlliamolo. Allora, lei all'inizio mi ha profilato questa possibilità appunto della montagna, ma non lo vedo collocato lì, la sua possibilità della montagna, perché per una serie di ragioni energeticamente, insomma, non lo vedo un posto indicato per lei. Al momento almeno, quello che mi dice la sua PS è questo. Anche qui c'erano dei disincarnati e li abbiamo tolti e vedo proprio che rimane proprio come se fosse la pietra della discordia tra lei e l'ex marito.
capito, come quel sospeso che è da rimuovere. Però è lei che deve prendere un'azione decisa, perché altrimenti l'ex marito continuerà a trascinare avanti la situazione così, il figlio più di tanto non se ne interesserà, per cui è lei che deve riunire ad un tavolo le persone coinvolte e parlare chiaro. Il marito è al cinema? No, Vuole venire? no, Il no, se figlio? sta a casa con le sue bottiglie, le sue cose. Il figlio è ancora lì? Sì, sì, figlio c'è, sì. Va bene, gli mandiamo al marito a casa un messaggio. Al cinema stiamo decidendo le cose che succederanno nei prossimi giorni e che ti riguarderanno. Se non vuoi essere presente, è una tua libera scelta. Sì? Scelta? L'ha scelto? No, mi dice scelta, punto di domanda, In che senso? Cosa vuol dire? ma vedo proprio un livello di consapevolezza molto basso. Va bene, cavoli suoi. Mm. Problema scomparso quando è rimasta incinta anni fa. Causa esoterica di questa diagnosi, poi risultata non vera, errata, cioè questa villocentesi che le è stata fatta di cromosomi sul feto. Io vedo che hanno cercato di interferire in questa gravidanza, ma non sono riusciti ad attuare un'interferenza profonda, solo in superficie, perciò che è risultata esserci solamente un'anomalia a livello della placenta e invece il feto era completamente sano. Per cui nel momento in cui hanno fatto la villocentesi e che hanno registrato questa anomalia, cioè era corretto l'esito, cioè davvero c'era stata, io vedo ancora lo strascico di Satana, ok? Nel frattempo erano passati degli anni. Sai che ti avevo detto che si sono un po' scambiati i ruoli, mentre per un certo periodo di tempo è stato Satana in primo piano, poi è andato Moloch, come se lo spostamento fosse stato un po' dagli adolescenti sempre di più verso i bambini Mm. sempre più giovani, quindi tra l'altro un neonato, un feto è molto interessante per il secondo universo, no? Molto ambito. E quindi sì, hanno tentato di mettergli le mani sopra, ma non ci sono riuscite perché comunque io vedo che la PS di Valeria è risoluta e non ha permesso questo. Quindi è rimasto un intaccamento superficiale e lei ha avuto un'ottima idea a portare avanti la gravidanza, che infatti poi cioè, si è svolta serenamente, il figlio è sano, non si è Ma fatta scoraggiare. la PS si è opposta, ma di fatto ha lasciato la PS questa cosa, quindi Certo, perché? certo. Perché trovarsi con una diagnosi parzialmente errata e tutto il resto che è successo? Mettere in atto la forza dell'intuizione, il sesto senso e l'amore di madre, a dispetto di quella che può essere una diagnosi che spaventa. Voleva farle provare questo, comprendere questo. L'ha compreso? Sì, molto. Infatti lei più volte si è detta meno male che ho preso questa scelta di portare avanti la gravidanza. Fossi stata un'altra magari avrei rinunciato. Mhm. Ok, lei come la vede adesso? Come all'inizio? Ma guarda, io ti devo dire la verità, io vedo intorno a lei abbondanza. Vedo intorno a lei abbondanza sia di possibilità di scelta, sia proprio abbondanza economica. Mm. Mhm. Vedo che lei ha la possibilità anche, ma secondo me non lo fa proprio subito, di cambiare stile di vita. Vorrebbe uno stile di vita non scandito da degli orari, da delle responsabilità, da delle cose da fare. Vorrebbe uno stile di vita più libero, un po' più allo stato brado, un po' più ruspante, un po' più in mezzo alla natura.
Mm. Io credo che lei lo attuerà, ma ti ripeto, non subito, perché vorrebbe ancora un po' a stare accanto al figlio, far sì che lui maturi e che possa lui portare avanti l'attività eventualmente. Non se la sente, capito, di lasciarlo da solo. Si rende conto che un po' è giovane e un po', insomma, deve ancora fare un po' di strada, ecco lui. Va bene. La casa l'hai vista, no? Le case le hai viste. Sì. Abduction ci sono? Le abduction ci sono state. Adesso non più. No, proprio no. Nel periodo Cloni? appunto dell'adolescenza è un po' dopo. Cloni ci sono? No, io non ho visto cloni. Ho visto che cercavano di connettere come in una rete, come portarli in una grande ragnatela, come ti dicevo che partiva dal Vaticano, cercavano di creare una grande ragnatela e loro erano i ragazzi, adolescenti, erano gli insetti, cercavano di farli cadere in questa ragnatela. Mm. Dove l'enorme ragno poi era Satana, ma più in generale il secondo universo. La forma finale nel romanzo di Stephen King, It, no? Del pagliaccio famoso era un grande ragno. È un caso? No, assolutamente. Era Moloch? Eh, sì, infatti Pagliaccio che ha a che fare con i bambini, no? Mhm, Eh, esattamente come Moloch, mhm. che ha bisogno dei bambini sacrificati. Quindi Steven ha dedicato il romanzo a Moloch? Ma non mi risulta che sia l'unico. No, no, certo, ma consciamente ha fatto degli studi, adora Moloch. Sì, no, scusami, non mi sono espressa bene. Non mi risulta che Stephen King abbia solo dedicato It a Moloch, cioè, Ah, ok. altre sue opere sono dedicate a lui, sì. È vivo Steven? Non mi sembra. Quello che c'è è un clone? Sì, perché serve ancora molto questa figura. E di cosa è morto? Mi dice sottrazione di energia, come se fosse in un circuito per cui fosse diventato dipendente da un certo tipo di energia, ma siccome poi non gli è più stata erogata questo tipo di energia, è morto. Ma è stato arrestato? È stato giustiziato o semplicemente morto? A me viene che è questo, cioè che è come se fosse deperito perché gli veniva a mancare questa sussistenza data da questo tipo di energia. Sì, Va vedi, bene. però dei processi c'erano. Ci sono stati dei processi, è morto prima. Sì, sì. Va bene. E nome del progetto di Valeria? Mi dà un gioco che credo che tra l'altro fosse di quegli anni lì, Skifiltor. Sai questa cosa vischiosa, te lo ricordi? Abbastanza, sì, più o meno. Mm. Andiamo al cluster con Valeria. Mm. Mi fa vedere tante uova, ma alcune marce, altre rotte, dei gusci. Via tutto. È inutile mettersi qua ad analizzare adesso a questo punto. Siamo già nella nuova vita di Valeria. Quindi via tutto, portale definitivo ad eternum qua. Ok. Oh,
tipo mette quasi una spilla, no? Tanto vuole fissare questo ad eternum che lo mette proprio, lo punta come una spilla. Benissimo. Avatar. L'avatar si sta smontando da solo, mi fa vedere che si è tolto la testa. Mhm. Ok, quindi adesso Valeria sa benissimo già quello che deve fare, quindi sta facendo pulizia completa di tutta la stanza, avatar, computer, inserisce il tutto nel portale definitivo e vedo che lo costella qua di Ad Eternum, non le è sufficiente uno, mette come una costellazione di Ad Eternum. Ottimo. Fatto? Sì, l'ha fatto. Tutto questo è proiettato nel cinema, lo stanno vedendo tutti quelli che sono lì. Con questa nuova condizione, gli impianti, il progetto Skifiltor, entità mentali 2, anche quelle vecchie, entità eteriche nuove e vecchie, abduction, tutto questo esiste ancora? No, non c'è più. Ok. Nuova frequenza di Valeria. 99 miliardi. Da vuole alzare a 100? 101 è arrivata. Consapevolezza. 206%. PSPE. 52 la PS. Ok, si sono invertite, vite precedenti. Mm, 2000. Cervello. 8 e mezzo. Ottimo. Figlio nel cinema, che fa? Figlio nel cinema adesso ha gli occhi un po' più aperti, ha lo sguardo meno assonnato. Bene. Figo, dice. Sorella gemella. Allora, da verde è diventata gialla. Però siamo ancora un po' lì così. Sorella non gemella. No, si complimenta. Gran lavoro, brava. Nipoti. Divertiti. Madre Mm. l'abbiamo chiamata? No. Chiamiamola. Non la vuoi chiamare? Sì, la vuoi chiamare. Sì. Un po' frastornata, non è che ha capito del tutto. Ha riconosciuto che è la figlia, insomma, c'è qualche difficoltà, insomma. Il marito non è venuto. Messaggio finale di Valeria a se stessa. Cara Valeria, abbiamo esattamente tutta la vita davanti. Basta accollarti le responsabilità che non ti competono. Renditi conto che esiste il libero arbitrio e ciascuno sceglie per sé. Non ti amareggiare, non ti fare attanagliare dalle angosce, dai problemi altrui. Sii libera e pensa alla tua felicità. Non è egoismo, vedrai che anche gli altri saranno più leggeri e seguiranno il tuo esempio. Mi fa proprio vedere che è come se avesse avuto tipo le gambe ingessate, si toglie il gesso dalle gambe e inizia a camminare e sceglie la strada che vuole lei, ignorando le varie richieste e anticipando magari le varie richieste degli altri.
e vedo che fa pulizia, perché fa questa strada e intanto ha in mano una falce. E mentre cammina vedo che pulisce il sentiero dalle varie erbacce, si fa strada. Mhm. E vedo che, proprio come piace a lei, ha davanti l'orizzonte sconfinato del mare, con il sole che sorge, proprio con le possibilità infinite che le aspettano. Come la vedi? Come all'inizio? Più libera, la vedo a piedi nudi, che si prende il sole mentre cammina. Ancora Perfetto. più libera. Battuta finale? Vedo che mentre cammina comunque ha dei gatti al suo seguito, ancora come nell'immagine iniziale. La vedo indossare questo cappello di paglia e vedo che dalla tasca dell'abito che indossa tira fuori un foglio dove c'è scritto libertà e lei lo fa volare nel cielo. Vedo che ci sono scritti dei nomi e li lascia Mm. andare. Benissimo. Tu sei pronta a tornare, Monica? Sì, sono pronta. Allora, abbiamo finito.